Trekkie o Trekker, un appassionato del programma di fantascienza americano Star Trek. Vediamo ora cosa dice il dizionario italiano. Treggia, tregua, trekking, tremacchio, non c'è. E perché mai? Forse in Italia non ci sono appassionati di Star Trek? Eppure è una saga che va avanti da oltre 50 anni. Ci sono state serie TV, film, fumetti, romanzi, videogiochi. E se un italiano volesse sapere cosa vuol dire trekker, come fa? Proviamo a chiederlo in giro. Lei sa cos'è un trekker? No. Mai sentita questa parola? No. Lei ha mai sentito la parola trekker? No. Non sa cos'è un trekker? No. Non ha mai visto uno? No, non lo so. Lei sa cos'è un trekker? No. Lei sa cos'è un trekker? No. In italiano? Ha mai sentito questa parola, trekker? Trek, che quelli che vanno a camminare sulle montagne, no? Potrebbe anche essere un personaggio di un fumetto, non lo so, che cos'è invece? Mai sentita questa parola? No. Eppure il telegiornale lo sento sempre, sto sempre su News 24, non lo so. Fate domande più semplici. Proviamo in un ambiente più adatto. Sai che cos'è un trekker? No, non Mai so. sentita la parola Mai trekker? sentito? No. Sapete che cos'è un trekker? No. No. Mai sentita questa parola? Mai. No. Trekker. No, Mai sentita questa parola? no. Un tracker? No. Il tracker è uno che fa da guida, cioè c'era un film australiano che si chiama The Tracker, ma poi per il resto... Trekker, sì, sono praticamente i patiti di Star Trek. Tu sai che cos'è un trekker? Un fan di Star Trek. Non sono un fan di Star Trek, ma Trekker fa come filosofia di vita proprio la filosofia di Star Trek. Sì, i trekker ci sono anche in Italia e sono molti di più di quanto possiate immaginare. Proviamo a conoscerli meglio. Io mi chiamo Fiammetta Mangia. Io mi chiamo Cesare Cioni. Mi chiamo Chiara Cresciani, anche se molti mi conoscono come Dabo Girl, Chiara del Dabo. Ho ben 59 anni, sono sposata, non ho figli. Sono sposata, ho una bambina di 7 anni e nella vita sono una psicologa che però mi occupo di comunicazione e di marketing, quindi faccio la ricerca di mercato. Sono divorziata, niente figli. Dunque, ho 41 anni, lavoro nella finanza, rubo ai ricchi per dare ad altri ricchi. Mi chiamo Paolo Attivissimo. In questo momento non ho un lavoro. Lavoro? Bella domanda. Giornalista scientifico? Forse. Cacciatore di bufale? Sì. Però ho approfittato della pausa per rimettermi a studiare, prendermi una laurea in cinema, che era la mia passione. Debunker anche, appassionato di scienza. Non sono sposata, non ho famiglia, ho le mie storie, i miei gatti. Divulgatore, sì, ci sta. E traduttore tecnico, ma questa è una cosa che non interessa a nessuno. La prima trasmissione documentata di Star Trek in Italia risale al maggio 1979 su Telemonte Carlo, che all'epoca non raggiungeva neanche tutta la penisola. Ed è proprio allora che sono nati i primi trekker italiani. La prima volta che ho visto Star Trek
Ero ragazzina. Io ricordo che ho visto Star Trek nelle prime puntate che hanno trasmesso alla fine degli anni 70. Io credo che fosse quando ero alle medie, quando la davano su quella che a quell'epoca si chiamava Tele Monte Carlo e la serie si chiamava Destinazione Cosmo. Ero già un'appassionata di fantascienza sin dall'adolescenza. Mi piaceva molto di più la fantascienza scritta rispetto alla fantascienza cinematografica o televisiva. Però Star Trek è stato tutto un altro virus. Io sono sempre stata appassionata di fantascienza in generale, leggevo Asimov, mi piacevano tutte queste cose, e quindi quando finalmente in TV si è visto qualcosa di interessante, mi sono appassionata immediatamente. Conoscevo più Star Trek attraverso i libri di Star Trek che attraverso i telefilm stessi. E lo guardavo con mio padre e mia madre, che mio padre era un appassionato di fantascienza. Avevamo comprato anche i librini della Pista delle Stelle usciti da Mondadori con questi personaggi di questo equipaggio di un'astronave. Poi scoprimmo che c'erano dei telefilm. Non sempre magari vedevo l'episodio sin dall'inizio, lo vedevo iniziato, allora non sapevo che titolo avessero dato e allora glielo davo io e mi segnavo il nome che avevo dato io a questo episodio e quante volte l'avevo visto. Facevo delle cose che io per prima ritenevo assurde. Dico, perché sto facendo tutte queste cose strane per Star Trek? Perché c'è stato questo colpo di fulmine. Ma perché proprio Star Trek? Cos'ha di tanto speciale questa serie? Sicuramente la questione dello spazio. Era molto curata, era sensata, era avventurosa. Mi piaceva moltissimo il personaggio di Uhura e questo me lo ricordo ancora perché era la prima volta che vedevo una donna che era bella, che era femminile, cantava, elegante, ma se c'era da picchiare picchiava, se c'era da ripararsi la console la riparava. Quando cominciai a guardarla, come molti e molte, mi fissai sul personaggio di Spock, anzi Spack, come a quell'epoca lo pronunciavano, lo pronuncerò sempre io. È inutile dire che mi ero innamorata del capitano Kirk a 4-5 anni. Sono Lucia Cattani, sono un ingegnere. Mi occupo di cose un po' particolari attualmente, di macchine che estraggono acqua dall'aria e mi piaceva tantissimo non soltanto il capitano ma anche il tipo di ambiente che si respirava, cioè quell'ottimismo, quella voglia di andare avanti, quella fiducia nel futuro. Star Trek portava una umanità che scopriva lo spazio con una mentalità che era completamente nuova rispetto alla normale fantascienza dei mostri che conoscevamo fino a quel momento. L'ingrediente segreto di Star Trek, semplificando al massimo, che ci dice che noi siamo migliori di quanto pensiamo. Sicuramente è stata la prima serie che ha presentato un futuro migliore vendendolo come realizzabile e quindi ha fatto scattare quella molla del dire ci possiamo arrivare. Non facevo trapelare minimamente che io fossi interessata a una cosa del genere, perché la fantascienza adesso ha dilagato, ma a quell'epoca no. Spesso si confondeva chi era un appassionato di fantascienza, nel senso che leggeva racconti e romanzi, con chi invece credeva a avvistamenti di UFO. I genitori dei miei amici nascondevano i libri di fantascienza e i fumetti perché dicevano che non era letteratura. Nonostante mia madre fosse una professoressa di lettere, in casa mia si leggeva da sempre fantascienza. Tu cresci in un contesto in cui pochi guardano Star Trek. Cresci sapendo di essere strana perché non ti piacciono delle cose di massa. Io per anni ho pensato di essere l'unico trekker in Italia. Penso che sia una cosa successa a tanti. Sinceramente non conoscevo nessun altro che lo guardasse, o perlomeno nessuno che lo dicesse. Pensavo di essere l'unica. Ero bambino, abitavo in provincia di Pavia e mi ricordo che ero malato e mi leggevo per l'ennesima volta i libri di James Blish, sgualciti, già avevano lo scotch che si stava già ingiallendo e a un certo punto mi viene l'idea, scrivo alla Rai chiedendo perché non mandate in onda Star Trek. Non è successo niente, la Rai non mi ha mai risposto. E così in quei primi anni ogni appassionato italiano era convinto di essere l'unico. Ma alcuni trekker, coraggiosi, tenaci, avevano già iniziato ad organizzarsi.
Mi chiamo Claudia Spighi, ho 53 anni. Quando è uscita la prima puntata di Star Trek The Next Generation, alla fine nei titoli di coda ho visto che lo Star Trek Italian Club aveva curato i dialoghi e mi è venuto un colpo, c'è uno Star Trek Italian Club. Però non diceva dove, non diceva nulla. Ho comprato un numero di Chuck e ho visto la pubblicità, esiste il club di Star Trek, c'era l'indirizzo. Io sono rimasta con il giornale in mano per un buon 10 minuti, che mia madre è passata 2 o 3 volte e ha fatto: cosa stai facendo? Aspetta, c'ho da scrivere una lettera, te lo dico dopo. Io dove lavoravo a quel tempo avevo gli elenchi telefonici di tutta Italia. Mi sono messa a scartabellare tutti gli elenchi telefonici d'Italia per vedere se c'era segnato questo Star Trek e fortunatamente ho iniziato dal nord perché l'ho beccato nel Veneto. Io sono Chiara Codecà. Abbastanza in fretta ho avuto l'occasione di scoprire l'esistenza dello Star Trek Italian Club. Ricordo che era comparso un trafiletto su un settimanale italiano. Io ho provato a telefonare al numero che era indicato come quello dello Star Trek Italian Club. Ho avuto l'occasione di parlare con Alberto Lisiero, che era il fondatore, è stato il presidente del club. Ci siamo messi a chiacchierare, abbiamo scoperto di avere un sacco di passioni in comune e da lì ho avuto, grazie al suo consiglio, l'occasione di incontrare degli altri fan della serie vicini a casa. La prima volta mi telefonò a casa in risposta a quella mia lettera che avevo inviato e mia sorella prese la telefonata e fece: guarda, c'è una ragazza che ti vuole. Poi lui dall'altra parte fa: no, veramente non sono una ragazza. Il bello del club, infatti, quando è nato, è che ci ha fatto capire che non eravamo soli. Noi lavoriamo per il piacere di farlo e il nostro piacere è che quelli che ricevono i nostri servizi, l'Inside, i vari servizi, il Senato, la flotta, che partecipano, siano contenti del nostro operato e ci sia un senso di appartenenza. Tra i fondatori e motori dello STIC, Star Trek Italian Club, Alberto Lisiero, conosciuto da tutti come l'ammiraglio. Alberto, il nostro ammiraglio. Alberto è stato chiamato ammiraglio credo fin da subito. Io so soltanto che l'ho già conosciuto che era ammiraglio. Mariangela era il capitano e tutti gli altri comandante, tenente comandante, insomma tutta la gerarchia. Quindi per me è sempre stato l'ammiraglio. Io l'ho conosciuto così. Quindi. Sono Gabriella Cordone e il mio numero di tessera STIC è il numero 70, se non vado errata. Ho avuto il sentore che ci fossero delle altre persone con i miei stessi interessi, dei trekker, ho scoperto dopo che si chiamavano, intorno al 1980 ed è stato nello stesso istante in cui è nato il primo embrione dello STIC. Lo spunto per fondare il club è stato soprattutto quello di diffondere le notizie su Star Trek, perché bisogna immaginarsi un mondo totalmente diverso da quello che viviamo adesso, ovvero un mondo dove non esiste internet, dove il massimo della comunicazione erano le telefonate tramite telefono fisso e costavano, e le lettere. Le notizie che arrivavano dagli Stati Uniti, dove ovviamente Star Trek era prodotto, ci volevano 2 o 3 mesi perché arrivassero. Io venivo a Torino, abitavo in Alessandria, venivo a Torino per andare all'università. Vicino alla stazione di Porta Nuova c'era quella che è stata la prima libreria dedicata alla fantascienza italiana, la Sevagram, del grande e indimenticabile Riccardo Valla. Ho comprato questo benedetto libro che raccoglieva alcune fanzine. Fanzine è l'abbreviazione di Fan Magazine, ovvero una rivista fatta dai fan. In altre parole, internet quando non c'era internet. Ho preso un foglio di carta e ho scritto una lettera a questo indirizzo che ho trovato. E insomma ho scritto una lettera dove raccontavo il nostro grande amore. Un po' di persone italiane, 2 in particolare, hanno comprato questa fanzine e hanno trovato la mia lettera. E si sono messe in contatto con me. Una era Mariangela Cerrino e l'altro era l'ammiraglio Alberto Lisiero. Il fatto di fare da tramite tra queste notizie che venivano fuori dopo mesi e mesi e le persone che invece erano in Italia, che in una settimana potevano ricevere invece la notizia tramite newsletter, ha fatto sì che appunto venisse creato questo gruppo che è nato proprio con una newsletter. Signori,
Come nuovo presidente dello STIC ho deciso che faremo una rivista dove parleremo di noi e della nostra passione, Star Trek. Presidente, la facciamo già? Già? Inside Star Trek Magazine, la rivista ufficiale. Pazzesco! Infatti, la rivista dello Star Trek Italian Club, Inside Star Trek, nasce ancora prima del club stesso, anche se all'epoca era ben diversa. Negli anni passati ci hanno messo in croce in una maniera che non si può rendere l'idea. Dov'è il numero 1 dell'Inside? Non esiste il numero 1 dell'Inside. Erano dei bollettini che ci mandavamo tra di noi per raccontarci. Ed eccolo qua il fantomatico numero 1, una lettera datata 11 novembre 1985 di Mariangela Cerrino. Sono Anna Rita Guarnieri, tessera STIC numero 3 che ho ancora da qualche parte. Vado al Worldcon di Fanano, finalmente conosco Mariangela Cerrino e una delle cose che mi dice: noi stiamo varando questo club di Star Trek, ti interessa? Mi interessa, bava la bocca. Uno dei punti toccati è proprio quello di dare un nome a questo club nascente. Nato inizialmente come ramo dello Space Opera Club di Torino, come Italian Trek Club, lo STIC viene ufficializzato con il nome definitivo solo nel numero 8 del bollettino, nel 1986, con l'indicazione dei 6 soci fondatori. Quell'autunno ci troviamo a casa di Mariangela con il primo direttivo originale, che comprendeva Alberto Lisiero, Anna Maria Bonavoglia, Mariangela Cerrino, Silvia Roasio, la sottoscritta e la Marilena Maiocco. E con la nascita del club nasce subito il desiderio di vedersi, di organizzare un raduno per gli appassionati italiani di Star Trek, la STICCON, dove con sta appunto per convention. Da lì abbiamo cominciato l'anno dopo a organizzare la prima convention di Montepulciano. È stato il primo nucleo da poi cui si sono sviluppate le STICCON successive. È stata un'esperienza bellissima. No, le prime STICCON erano ben diverse da così e si svolgevano all'interno di un'altra convention di fantascienza che esisteva già dal 1972, e cioè la Italcon. In 11 eravamo. È stata una cosa allucinante perché ci hanno dato questo rudere, questo spazio medievale. Peccato che probabilmente non lo aprivano da almeno 10 anni perché c'era tanta sporcizia così per terra, nidi di uccelli, carcasse di uccellini morti. I primi ad arrivare siamo stati io e Mariangela, abbiamo passato un'intera giornata con il fazzoletto in testa, scopa, ramazza e secchio a ripulire. La mia prima convention è stata a Courmayeur nel 1988, che è stata la seconda convention dello STIC, con tanto di uniforme, della giacca rossa dei film. Sono andata. La cosa che mi ha colpito più di tutti è stato che ci avevano assegnato una stanzetta che si chiudeva con una porta a soffietto. Ci entravamo in 40-50 persone, tutti pigiati, quindi veramente piccola. E spesso e volentieri vedevo le persone della Italcon che aprivano leggermente la porta a soffietto, guardavano, ci vedevano discutere animatamente di phaser, di Klingon, di queste cose, facevano questa faccia e chiudevano e se ne andavano. Ci staccavamo abbastanza dall'atmosfera invece un po' più seriosa, un po' più a plomb della Italcon. Nel frattempo il club cresceva e iniziava la collaborazione con tutte quelle realtà commerciali che in Italia si sono occupate di Star Trek. Le collaborazioni sono andate un po' in parallelo dall'87-89 in poi, diciamo da quando il club ha cominciato ad avere una struttura un po' più organica. Abbiamo cominciato ad avere collaborazioni, prima con la Garden Editoriale che voleva pubblicare romanzi di Star Trek, poi con l'allora Fininvest perché stava per acquistare The Next Generation e quindi ci eravamo proposti di fare le supervisioni per il doppiaggio. Qualche mese dopo abbiamo ricevuto una chiamata dalla compagnia di doppiaggio. Ma guardate, io mi chiamo Alberto Mocchionori, mi occupo della scelta della compagnia di doppiaggio per quanto riguarda The Next Generation e ci piacerebbe incontrarvi a Roma.
Siamo andati all'ufficio di questo signore e ci disse: guardate, noi siamo molto interessati a questa cosa, è un lavoro di supervisione che comunque è sempre bello avere. Quindi avevo intenzione di, una volta fatti i copioni, mandarli a voi per quanto riguarda la supervisione. Ragazzi, però purtroppo voi potete capire che abbiamo un budget molto limitato, quindi non riusciremmo a pagarvi. Potremmo mettere il nome del club e i vostri nomi nei titoli di coda. E noi siamo stati il primo club al mondo ad avere un riconoscimento ufficiale negli episodi, nei titoli di coda di una serie televisiva. Noi ci offrivamo, gratuitamente ovviamente, come persone che conoscevano l'universo in cui questa serie, questi libri erano ambientati, e quindi potevano dare la loro consulenza perché tutto restasse coerente con questo universo che era già complesso. E da lì sono nate le collaborazioni che poi sono andate avanti con i film, con altre case editrici, Armenia, poi è venuto Fanucci, poi adesso Ultima Avamposto, i fumetti, la Playpress. Sì, sono stati 2 o 3 anni in cui abbiamo messo le basi per quella che poi è diventata una routine, insomma, quella di essere chiamati come esperti di Star Trek in Italia. Ho conosciuto Alberto Lisero attraverso i videotrack. Guarda, metti dentro la videocassetta e viene fuori il classico. Salve, benvenuti a questo videotrack. Nelle convention che facevamo in quegli anni, io facevo una videocassetta con tutte le varie curiosità di Star Trek che si potevano recuperare magari dai vari corrispondenti, perché allora non esisteva ancora YouTube. Era il Quark di Star Trek, c'era Alberto che ovviamente si metteva dietro la sua scrivania o comunque in posa e presentava i vari spezzoni che andavano. Si faceva proprio la scaletta di lavoro, Alberto, con la tempistica, e poi si cominciavano le riprese, di solito con la parte di sopra dell'uniforme, il resto pigiama e ciabatte. Poi con il fatto che le notizie circolavano, i videotrack non servivano poi quasi più, e contemporaneamente è venuta fuori questa idea di fare l'imitazione delle pubblicità che venivano fuori in televisione a tema Trek. Alla Sticcon le offerte soffrono. Lettore €0,5. Lettore DVD poco di più €1. Lettore DVD portatile forza €1. Da una piccola setta, chiamiamola così, di un gruppo di appassionati che più o meno si conoscevano tutti, ed è diventata qualcosa di molto più grande che quello che c'è adesso. Ma lo stick si è spinto ancora più lontano, fino ad arrivare a ricostruire il ponte di comando dell'Enterprise della serie classica. Con Fanucci è stata una vera e propria avventura, perché partita dai romanzi, ma poi è diventata, a parte un'amicizia fortissima tra Alberto e Fanucci, però è stata una collaborazione che ha portato anche a ricostruire, per un'edizione del Salone del Libro a Torino, proprio il ponte di comando dell'Enterprise. E sono stati mesi in cui abbiamo fatto i carpentieri, abbiamo fatto i pittori, abbiamo fatto i designer e abbiamo realizzato proprio in scala 1 a 1, chiaramente, perché esisteva uno spicchio del ponte di comando della serie classica. Un'ora e ancora siamo in alto mare. E subito dopo è nata la rivista, lo Star Trek Magazine, che poi adesso si è evoluta, ma era proprio nostra, la rivista ufficiale italiana. In Italia c'è un'altra ricostruzione del ponte di comando di Star Trek che tutti gli appassionati possono ammirare, e si trova a Bologna, nella mostra permanente Star Trek Gallery, all'interno del negozio specializzato in fantascienza Ultimo Avamposto di Massimo Romani. Massimo Romani, tessera stick 807. Ovviamente, come tutti i fan, hai la passione di collezionare oggetti, insomma.
Io devo dire la verità, sono un collezionista un po' anomalo, nel senso che mi ha sempre fregato il discorso del commerciale. Infatti molte volte io ho collezionato oggetti veramente molto belli e poi però mi è arrivato in negozio un cliente, ha detto hai questo oggetto? Io sì, quanto costa? E io sparavo una cifra, non so, 2000 euro, e lui diceva lo compro e te lo porto. Andavo a casa, lo montavo e glielo davo. Purtroppo sono un po' in contrasto con il mio spirito Ferenghi forse, che si vende tutto. Allora a questo punto mi sono imposto una cosa che è scandalosa per un collezionista. Prende la scatola, la butto via, così non posso più venderlo. Ma come è iniziata questa raccolta? C'è stata la Star Trek in Italy. Era una mostra di Star Trek uscita nel 99, dove hanno preso, l'associazione Globo ha preso tutti questi oggetti della Paramount originali, li ha portati in Italia e ha fatto questa mostra itinerante che è durata un paio d'anni. Ci contattarono da questa ditta di Trieste perché volevano fare questa mostra un po' interattiva e ci avevano chiamato come esperti di Star Trek. Dopo 2 anni io ho comprato tutta la mostra, tutto quello che c'erano gli oggetti originali li ho comprati tutti io e me li hanno dati in blocco. E quanto vale questa raccolta? Non ne ho idea, perché secondo me qua si fa un po' la storia di Star Trek. E dal 2001, Ultimo Avamposto è diventato anche editore della rivista del club. Sinceramente a quei tempi non avrei mai pensato di fare l'editore. E a parte veramente i primissimi numeri in cui si andava di fotocopie, le pagine erano messe insieme tagliando e incollando, facendo la fotocopia delle riviste americane o delle foto, incollando la fotocopia sulla pagina bianca e poi fotocopiando ulteriormente la cosa, quindi erano proprio qualità bassissima. Alla fine degli anni 80, 90, proprio anche grazie all'uso del computer, dei primissimi Macintosh, si è trasformata in una prozine, come si diceva una volta, ovvero una fanzine molto professionale. A livello commerciale la Paramount non dava ad un'associazione la possibilità di fare un club ufficiale, voleva una società. Perciò io, per far diventare lo Star Trek Italian Club un club ufficiale, ho acquistato i diritti e li ho girati allo Star Trek Italian Club gratuitamente, tengo a precisare. Allora c'era come editore Fanucci che faceva un sacco di libri di Star Trek. Quando ha saputo che io avevo i diritti della rivista, venne da me e insieme ad Alberto avevamo concordato che Fanucci pagava a me i diritti e Fanucci faceva la rivista, che però non era la rivista dello Star Trek Italian Club. È durata penso un paio d'anni la rivista di Fanucci. Io ripresi la rivista da Fanucci e iniziai a fare, diciamo, la mia rivista, lo Star Trek Magazine, e Alberto continuava a fare l'Inside Magazine. Per una serie di coincidenze, tra cui appunto il fatto che era nata la rivista con Fanucci e poi avevamo cominciato a collaborare molto fattivamente con Ultimo Avamposto, diciamo che le due cose poi si sono unite e siamo diventati la rivista ufficiale di Star Trek. In realtà la collaborazione tra Ultimo Avamposto e Stick risale a molto tempo prima. Io avevo una videoteca, essendo anche un po' commerciante, dissi perché non proviamo a raggruppare queste persone a comprare le videocassette in negozio da me. Perciò iniziai a fare un angolino di Star Trek da Videochuck. Se uno voleva qualcosa di Star Trek, l'unico punto di riferimento era questo Videochuck, dove riuscivi a trovare videocassette e le divise che se le facevi importare. Tu le ordinavi e ti arrivavano. Da lì iniziò la collaborazione con Alberto Lisiero, che mi contattò, dice ah sì, sono molto contento, e perciò feci un prezzo veramente stracciato. Anche perché dopo il potere d'acquisto con la Paramount era ovviamente diverso e io riversavo lo sconto in parte sullo Star Trek Italian Club. Anche tu cerchi la divisa di Star Trek? Sì, bene. Perché ci si vergognava, proprio le prime cose erano. Sì, il business è andato abbastanza bene, sì, fin da subito. Tanto che nel 1995 Massimo Romani ha deciso di aprire un intero negozio a tema Star Trek. E c'era una pubblicità di una convention che si teneva a Pasadena.
E allora organizzai in 448 un viaggio per andare a vedere questa convention. Quando sono arrivato là ovviamente lo stupore è stato abbastanza grosso perché c'erano migliaia di persone, perciò io non avevo mai pensato che potesse esserci un seguito del genere. Perciò quando tornai in Italia le videoteche iniziavano già a avere un po' di crisi, perché io ne avevo 3 a Bologna di videoteche. Visto che ero stato negli Stati Uniti e avevo visto il business che c'era, ho aperto tutto a un posto. Un buco di negozio, erano 30-40 metri quadri, però era ovviamente pieno di roba. Ma ai trekker italiani mancava ancora qualcosa, gli ospiti stranieri alle convention. Dopodiché, essendo stato negli Stati Uniti, avendo visto il rapporto che c'era tra fan e attori, in quel momento mi viene lo sbuzzo di dire facciamo una convention con gli attori. E ne parlo con Alberto. Inizia il rapporto con Roma, dove lui porta prima Brett Spiner, che poi annulla e viene la McFadden. E quella, diciamo, è la prima convention con un vero e proprio attore, perché un altro ospite l'avevano avuto a Viareggio, ma era un ospite di passaggio che era Joe Menosky. Coproduttore, autore, scrittore di The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Per caso capitò nella convention di Viareggio nel 94 perché si trovava in vacanza in Italia, lesse su un giornale che c'era questa convention di Star Trek e venne. Per puro caso quel giorno ero io in reception. Lui si presenta, una persona normale vestita tutta di nero, io non ho mai visto la sua faccia, e lui mi dice sì, sono venuto, volevo solo dare un'occhiata. Gli dico va bene, l'ingresso sono 5.000 lire, 10.000 lire, non mi ricordo che cosa, mi devi dare il nome per scriverlo sul pass per farti entrare. Lui disse Joe Menosky. E io rimasi un attimino così a dire Joe Menosky, ma quel Joe Menosky? Mi dice sì, sono il produttore. Fa, aspetta, gli restituì le 10.000 lire. L'ho presi, lo strascinai in sala, che in quel momento tra l'altro c'era Alberto che parlava di The Next Generation, quindi sia io che lui eravamo tutti in uniforme eccetera. Presento Joe Menosky, è stato il tripudio, insomma. Ha deciso che può sedersi e rispondere ad alcune domande. L'abbiamo pagato con un po' di prosecco e una cena e lui è stato contentissimo. L'organizzazione di Roma a livello come attore a me sinceramente non piace. Non piace perché io ero stato negli Stati Uniti, li avevo visti fare in un certo modo, perciò la mia idea di avere un attore a una convention è completamente diversa da quella che poteva avere lo stick. Perciò a quel punto iniziamo a parlare con Alberto per dividerci un po' la cosa e perciò viene creata una società che si chiama Spazio e viene fatta una convention a parte escludendo lo Star Trek Italian Club, avendolo solo come collaboratore fuori dall'organizzazione. Viene organizzata questa cosa a Bologna e viene preso Walter Koenig e facciamo la prima convention della Spazio, diciamo, che numeralmente è abbastanza interessante ma non a livello economico, perché c'è una perdita abbastanza considerevole perché il prezzo di Walter Koenig era molto alto. Una società che porta avanti una manifestazione senza lo Star Trek Italian Club ci si rende conto che è impossibile. Perciò ci si trova con Alberto, la società Spazio chiude e io che avevo già ultimato posto mi affianco ad Alberto per creare un connubio che possa portare più gente possibile ma anche più attori alle varie manifestazioni. Nascono così le moderne Stick-On. Signori, come nuovo presidente dello STIC non posso fare altro che desiderare di conoscere altri appassionati di Star Trek. Per questo ho deciso di fare una convention annuale dove inviteremo ospiti stranieri e sarà tutto molto divertente. Presidente, già lo organizziamo noi. Noi? Ricordo di essere arrivato a Modena, pioveva, l'autobus mi aveva portato in una zona semisconosciuta, diciamo, della città, dove peraltro non ero mai stato. Mi chiamo Salvatore Carboni, sono socio STIC Tessera 4084, sono un magistrato, sono sposato da 12 anni e non ho figli.
Mi sono avvicinato all'Hotel Raffaello, che era quello dove si teneva la convention, e attraverso la vetrata del centro congressi ricordo di aver visto Massimo Romani e Alberto Lisiero che parlavano tra di loro, e sullo sfondo si vedevano vari poster e materiali di Star Trek, quindi avevo capito di essere arrivato nel posto giusto. Alla mia prima convention non conoscevo assolutamente nessuno. Sono andata con un amico che non aveva mai visto Star Trek. Appena sono arrivata sono stata accolta dalle persone che c'erano nell'atrio come se mi conoscessero da sempre. In un attimo ho conosciuto tutti. A un certo punto sento parlare che a maggio c'è la convention, c'è la Stickon. Allora, io mi chiamo Gabriele Manenti, il mio numero di tessera stick è 7564, faccio il grafico webmaster. E la Stickon è bellissima, una cosa molto grande, si parla solo di Star Trek, c'è questo, c'è quest'altro, ci sono le navi, c'è l'ammiraglio. Che figata, è un gioco, io prendevo tutto come un gioco. Arrivo, penso di aver fatto 4 giorni con la bocca spalancata. E io non avevo mai visto una cosa del genere. Cioè, avevo visto i film americani, mai più immaginavo che una realtà del genere esistesse in Italia. Si è aperto un mondo, cioè un mondo che veramente non pensavo potesse esistere. È successo un po' di tutto, c'era Frakes, c'era Michael Dorn, c'erano altri, e non ho capito niente di quello che ho visto. Però sono andato via con la sensazione che mi era piaciuto tantissimo. Ovviamente ero, come dire, un po' impacciato perché non conoscevo nessuno, non sapevo nemmeno bene come presentarmi, non sapevo ad esempio se dovevo mettere l'uniforme fin dalla colazione oppure se dovevo metterla dopo. Siccome mi vergognavo un po', sono sceso a fare colazione in borghese. Quando ho visto altre persone in divisa ho detto: come, finisco di fare colazione, corro subito in camera, mi cambio e scendo. Ah, ma perché ci si mette l'uniforme? Potrei citare Oscar Wilde che dice che una maschera rivela più di un volto. Il costume è una presa di forza, ti aiuta a entrare nel personaggio. Io mi diverto un sacco a mettermi in costume sempre, quando posso, quando ho tempo, mi piace tantissimo. Io mi chiamo Linda Attivissimo, non mi ricordo il mio numero della tessera stick perché effettivamente sono socia da poco, però vengo alla Stickon da tanto tempo. Soprattutto il cosplay, che è quando ti immedesimi in un personaggio, ma anche nel caso di immersi in una divisa, il fatto che le persone riconoscono il personaggio che sta interpretando. Più uno fa un vestito particolare, complicato, più è appagante quando qualcuno ti riconosce. Poi molta gente ti fa i complimenti, apprezza il tuo lavoro, apprezza l'impegno che tu ci metti. Mi chiamo Elena Zorzoli Rossi, ho 23 anni. E sono una studentessa di ingegneria aerospaziale. E si forma questo gruppo del "ah, tu sei quella persona, ti adoro e adoro quel personaggio". Poi dopo ci si conosce e si formano nuove amicizie. Trovo che il fatto di mettersi in costume sia un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Ma non c'è solo il costuming alle convention. Cosa sognano tutti? Vogliono essere lì, vogliono essere nella plancia, vogliono girarsi e vedersi all'interno di una nave. E quella è la cosa più bella, anche più bella di avere un attore. Nome Roberto, cognome Marino, ho 42 anni e sono imprenditore. Dal 97 ho cominciato a collaborare con Alberto Lisiero, facendo piccole cose, realizzando alcune parti grafiche per la convention. Allora, io sono Marco Augusto Paulli, numero di tessera 2837, ho 49 anni. La nostra presenza nell'all'interno dello stick, per quanto mi riguardava, era importante anche farla vedere costruendo cose, perché a noi piaceva molto, il mio gruppo dell'Atlantis piaceva molto l'idea di realizzare dei prop di scena, quindi siamo impazziti e ci siamo costruiti il motore a curvatura alto 5 metri. Il motore a curvatura l'ho progettato io e ce lo siamo finanziati, perché comunque avevamo della nostra nave, dell'Atlantis, che riuscivano a recuperare materiale tipo i bidoni dell'acqua degli uffici, li abbiamo utilizzati tagliandoli per fare le parti dei costruttori magnetici, e quindi siamo riusciti a recuperare un sacco di materiale. C'erano dei nostri clienti che buttavano via delle schede elettroniche fallate.
E queste schede erano bellissime e mi è venuto un flash che si potevano usare queste schede. Quindi le schede c'erano, i bancali c'erano e ho detto ok, facciamo qualcosa con le schede e i bancali. Da lì è nato, diciamo, la prima sala Borg, che non era altro che una caccia al tesoro all'interno di un labirinto. Era una cosa molto semplice, però ha avuto un gran successo, quindi poi da lì... La seconda e la terza sala Borg erano praticamente dei set dove c'erano dei piccoli pad su cui c'erano dei giochini sviluppati a sé stanti. Io mi chiamo Andrea D'Altri, ho 47 anni, 46 ancora, e sono un esperto di computer, lavoro in un IT di un'azienda. Poi si iniziò a sviluppare il giochino sul Q1 ma collegato ad un server, quindi ci voleva anche un server che prendeva gli input, registrava e diceva se potevi andare avanti, non poter andare avanti, tutte queste cose qui. Poi è arrivata anche l'illuminazione che si accendeva se tu facevi qualche cosa di giusto. I passi sono tantissimi, ogni anno facevamo qualcosa di più e cercavamo di spingere le nostre abilità tecniche nel fare qualcosa di più bello. Siamo arrivati all'ultima Stick-On che era quasi come girare un film, perché avevamo la parte di software, di sviluppo di software, i prop, quelli funzionanti, cioè quelli con cui dovevano interagire. E c'erano i prop statici che erano tutte quelle cose che facevano scena ma avevano magari dell'illuminazione propria. C'erano gli attori che dovevano interpretare delle parti specifiche durante il gioco, e poi c'era la colonna sonora. Il fatto che noi avevamo un budget così limitato ci costringeva a essere molto fantasiosi. Un aneddoto particolarmente divertente era: stavamo guidando per una strada, a un dato momento vedo che di fianco c'era una Peugeot mezza bruciata, lasciata lì. Oh, aspetta, lì ci sono delle sedie. Abbiamo fatto marcia indietro, abbiamo smontato una sedia della Peugeot ed è quella che poi è diventata la sedia del capitano. La mole di lavoro, specialmente nei giorni che portavano alla convention, diventava notevole. La pressione anche di arrivare con una sala funzionante nei tempi giusti diventava di anno in anno sempre più pesante, anche perché ci è capitato di diversi anni di dire basta, questo è l'ultimo anno. Cosa ci ha portato a farlo l'anno dopo è che quando vedi i visi delle persone che escono dalla sala ti rendi conto in quell'istante che hai fatto una magia, li hai trasportati nel mondo di Star Trek. E quello vale tutto. In effetti una convention di questo genere richiede molto lavoro dietro le quinte. Per preparare il programma della Stick-On ci sono settimane e settimane di lavoro prima. Marco Pesaresi, tessera 548, sono sposato, ho un figlio e ho un'azienda di informatica. E quindi in Stick-On io mi occupo fondamentalmente del palco, il coordinamento del programma e delle attività su palco. Quindi ospiti, conferenze, giochi anche. Io per le convention di Star Trek faccio principalmente il traduttore, ogni tanto accompagno gli ospiti se sono di lingua straniera. Ho iniziato appunto minorenne a dare una mano al banco di ultimo avamposto. Mi chiamo Federica Minguzzi, è come se lo stick ci sia sempre stato nella mia vita, anche perché ho 31 anni e sono diventata socia a 15 circa. Dal banco di ultimo avamposto ho iniziato a darmi da fare facendo riprese video, foto, installazioni. Da un certo punto in avanti ho raccolto un testimone, il testimone appunto dei video di presentazione che aprono le convention. E questa è una cosa che mi carica sempre tantissimo.
collaboro alla convention di Star Trek dal 1997. Mi occupo della sezione video, in verità mi occupo della sezione video dall'anno in cui fu creata la sezione video. Mi chiamo Marcello Rossi, tessera STIC 766, ho 44 anni, sono ingegnere informatico. Da allora il nostro lavoro è cresciuto, infatti la sezione video si occupa oltre che delle proiezioni anche di tutti gli impianti audio-video della convention, si occupa di riprendere e di fare le riprese di tutti gli eventi e anche di fare delle interviste agli ospiti. In realtà è stato un percorso naturale, aiuti un po' di più, ti proponi di fare alcune cose, chiaramente con quello che sai fare. Io alla fine sono un informatico. Allora io sono Maria Domenicali, tessera STIC 1279. Lavoro all'Università di Bologna. L'ampliarsi della manifestazione, degli eventi, ha fatto sì che sia reso necessario. Ho sviluppato un'applicazione proprio per gestirla che si sta negli anni completando, diciamo così. Ho fatto quello che sapevo fare. Ma i collaboratori sono molti di più. A una convention i collaboratori variano a seconda dell'anno in cui abbiamo fatto la manifestazione. Molto va anche sul discorso della quantità delle persone che vengono e perciò degli attori che attirano le persone. Diciamo che si è più o meno consolidata una linea di 70-80 collaboratori. E questi collaboratori vengono pagati per il loro lavoro? No, non vengono pagati. Anzi, pagano, solitamente pagano. Me lo chiedono in molti se vengo pagato per questo lavoro, credo che non sia un segreto. No, io pago il biglietto d'ingresso esattamente come tutti gli altri collaboratori. No, ovviamente non c'è nessuna remunerazione dal punto di vista economico. Ma allora, perché lo fanno? Il tempo che dedico è un tempo che dedico per passione, non per un riscontro economico. A me piace fare le cose, mi piace vivere le convention appunto in pieno, a 360 gradi. Cioè non riesco a stare seduta a guardare quello che succede. Io devo esserci dentro proprio. Non devo farmi pagare per fare qualcosa per degli amici. Il motivo che mi spinge a farlo è proprio quello di sentirsi parte utile di un ingranaggio più grande. È come Scotti che quando dice io sono in sala macchine, ho sempre desiderato essere un ingegnere e voglio fare l'ingegnere e questo è il mio mondo. Io mi sento nello stesso modo. Nella sezione video è il mio ambiente, lì è il posto dove so dare il meglio. Siccome le convention hanno avuto un impatto su di me meraviglioso, io voglio che anche altre persone vivano questa cosa. Quindi quello che mi piace fare è fare in modo che la gente si diverta, che possa entrare ad una convention e staccare completamente dal mondo reale. Bello! Però, scusate, qualcuno che ci guadagna qui c'è. Il commerciale e l'associazione legata assieme poteva inizialmente portare dei malumori e in realtà alcuni ci sono stati. Sembrava che Ultimo Avamposto o la Spazio sfruttassero lo Star Trek Italian Club per incamerare soldi. In effetti qualche sospetto viene. In realtà non è così, perché l'accordo che venne fatto con Alberto Lisiero allora è stato abbastanza semplice. Si investono dei soldi, si incassa, se c'è un utile si mette a budget per l'anno successivo. È anche per questo che siamo riusciti nel tempo ad avere Leonard Nimoy, William Shatner, perché negli anni si metteva il gruzzoletto da parte fino ad accumularne e perciò a poterlo sfruttare prendendo degli ospiti grossi. Ah, interessante. I costi degli attori non sono più come una volta. Negli ultimi anni sono lievitati. Non so, un William Shatner adesso costa $, mentre non posso dire i prezzi, allora taglialo perché non posso dirlo. Perciò l'investimento degli attori ovviamente in parte, anzi in maggior parte viene fatto da Ultimo Avamposto, perché lo STIC materialmente non ha la copertura economica. La copertura economica avviene successivamente dai biglietti, dagli autografi, dalle foto che vengono vendute. Perciò è sempre un rischio andare a prendere degli attori.
Ma quindi ultimo avamposto si guadagna o no dalle convention? Ah, certo che ci guadagna. Se uno pensa che ci guadagno portando gli attori, non è così. Però ovviamente io ho un negozio. Il negozio io lo posiziono sempre nella migliore posizione possibile. E ovviamente io da quel negozio lì incasso dei soldi, non è che sono lì per beneficenza. E se incasso dei soldi il mio vero utile è quello. Cioè diciamo che proporzionalmente se una convention guadagna X, il mio negozio ne guadagna 4 volte quello che guadagna la convention. Però diciamo, se quest'anno, esempio, alla Stago c'è stato un guadagno, un utile di, faccio un esempio, 5.000 euro, quei 5.000 euro non è ultimo avamposto che se le mette in tasca, ma vengono messe nel gruzzoletto dove l'anno prossimo ovviamente avremo la possibilità di prendere un attore X già pagato, perché ovviamente il gruzzoletto è servito per coprire. E se le cose vanno male? È successo per esempio con 2 o 3 manifestazioni che siamo andati in perdita. Se queste 2 manifestazioni vanno in perdita e c'è stata X euro sotto, è stato l'ultimo avamposto che li ha tirati fuori i soldi, non è che li ha chiesti allo Star Trek Italian Club, perché sotto quel punto di vista lì lo Star Trek Italian Club è blindato. Cioè, ipoteticamente dovrebbe coprire le perdite 50-50, diciamo, però non è mai successo che l'ultimo posto è andato allo Star Trek Italian Club e dire siamo andati sotto i 5.000 euro, me ne dai 2.500. Non è mai successo e non succederà mai. A quanto pare una convention con attori non può prescindere da una parte strettamente commerciale e d'altro canto la vera attrattiva sono proprio loro. Perché siete venuti alla convention? Principalmente per Christopher Lloyd. Voi perché venite alla convention? Per incontrare Christopher Lloyd. Quest'anno è stato un po' un casino, sono venuto perché c'era Christopher Lloyd. E venite sempre per incontrare l'ospite o anche per qualche altro motivo? Ma più che altro è per l'ospite, perché è una cosa molto ghiotta poterlo incontrare di persona. L'anno scorso c'era Shatner, siamo andati infatti a incontrarlo anche. È l'unica possibilità qua in Italia di incontrare degli ospiti dalle mie serie sci-fi preferite. È la prima volta ci vieni perché magari c'è l'attore che ti interessa o l'anteprima che ti interessa o lo scrittore che vuoi vedere, incontrare, l'autografo che vuoi avere. La seconda volta ci vieni per passare il tempo con gli amici e diventa la riunione di famiglia al di fuori della famiglia. Tu perché vieni alla convention? Perché ho una miriade di amici e li voglio sempre incontrare tutti gli anni che vengono. È un ricettacolo proprio di gente a cui vuoi bene, questo penso sia il motivo principale. Io vengo dal 1988, sono tanti, per affetto, perché mi diverto, perché incontro gli amici, anche per gli attori, ma secondariamente, perché alle prime convention gli attori non c'erano. Ecco, questo forse adesso è venuto un po' meno, perché essendo lo Stick ormai un gruppo molto diffuso, con amicizie già molto consolidate, per una persona che arrivasse oggi da sola a una convention forse fa più fatica a inserirsi, perché i gruppi sono già molto formati. Però ecco, devo dire che non ci deve essere comunque questa paura. Secondo me, se una persona viene solo per l'ospite, secondo me si perde molte cose. Per me i giorni di una convention sono un'occasione di rompere con la routine quotidiana e di calarmi completamente in una sorta di universo alternativo in cui smetto i miei panni, diciamo, quotidiani di magistrato, di marito, e si cala completamente in quella che è una sua passione che può finalmente in questo ambito condividere con altre persone. Sono momenti di rilassamento mentale, al di là di momenti di stacco dal lavoro, come può essere qualsiasi altra vacanza, ma c'è anche un tipo diverso di rilassamento mentale, sono un ambiente familiare. Quando si è alla convention si dimentica tutto, si può essere se stessi più di tutti gli altri giorni dell'anno. Per una sorta, come dire, di catarsi, di purificazione. In questi giorni penso soltanto alla mia passione e questo mi consente, quando poi torno alle mie gravose responsabilità quotidiane, in cui spesso e volentieri è necessario prendere le decisioni difficili che coinvolgono la vita di altre persone, ecco, questo potersi ogni tanto purificare, disintossicare, ti consente di affrontare i problemi quotidiani, sia lavorativi che personali, a mio avviso con maggiore equilibrio, con maggiore ponderatezza. Quindi io ritengo che questi giorni che trascorro qui in queste convention siano una sorta di fitness per la mente.
tanto che dal 2005 l'appuntamento annuale è raddoppiato e alla Sticon si è affiancata la Reunion. La Reunion è una convention che abbiamo creato per due motivi principali. Prima di tutto per parlare anche di altra fantascienza, perché quando è nata la Reunion la Sticon era esclusivamente dedicata a Star Trek, soprattutto per quelli che a maggio non riuscivano a venire e che avrebbero voluto avere piacere di vedersi comunque con gli amici e quindi farla in un altro periodo, a circa 6 mesi di distanza dalla convention. Poi ha avuto successo, nel senso che anche quelli che venivano alla Sticon comunque sono venuti alla Reunion perché era bello comunque riunirsi, e è cresciuta anche quella. E dal 2015 la Sticon è diventata Starcon. In questo momento particolare Star Trek era un po' in declino, perciò se la manifestazione si voleva mantenere ad un certo livello conveniva integrare all'interno della Sticon altre entità, associazioni che erano di altri club, di altri fandom, Guerre Stellari, Dottor Who, diciamo radunare un po' tutti questi fan per farli poi godere di una manifestazione che adesso si chiama Starcon. Proprio come in una grande famiglia. Non è tutto rose e fiori perché ci sono le antipatie, perché è normale che ci siano, se non ci fossero saremmo strani. È normale che ci siano differenze, litigi, ed è proprio parte nella psicologia dei gruppi, te lo insegnano. A un certo punto il gruppo deve scoppiare, deve essere riorganizzato ogni volta. Io personalmente ho visto e creato numerose scorporazioni anche dello Star Trek Italian Club. Poi però si ritorna. Io personalmente non sono mai uscita. Tra litigi, scorporazioni e incorporazioni, lo Star Trek Italian Club ha continuato a crescere. Credo che sotto ci sia la sensazione che è comunque bella, ed è una delle cose che mi fanno pensare che il futuro possa essere migliore, dell'appartenenza a una comunità. Rivedere a scadenze più o meno regolari persone con le quali condividi una passione è già una bella cosa. Lo fanno gli appassionati di qualunque sport, di qualunque hobby. Se in più questa passione ha anche una condivisione appunto di storie raccontate e di principi che a queste storie soggiacciono, è ancora più bello. A volte, però, un destino avverso si presenta inaspettato. È stata una cosa totalmente inaspettata quella sera. La cosa bella e brutta è che mi ricordo ogni secondo di quel tratto di momento, insomma, di vita. Avevamo appena fatto con un gruppo di amici una serata di Capodanno su un locale nella vicina Conegliano, e il giorno dopo abbiamo detto andiamo a trovarlo, andiamo a fare gli auguri di Capodanno, appunto. Poi io un po' per la nebbia, un po' per stanchezza ho detto ok, ho salutato, altri sono rimasti. Avevamo già passato il Capodanno, avevamo giocato tranquilli, ci eravamo svegliati il giorno dopo e poi ci siamo messi a vedere un film. La sera prima l'avevo sentito perché poi era finito l'anno, perciò avevamo fatto due chiacchiere, insomma. E ad un certo punto ho cominciato a sentire un peso allo stomaco. Lui diceva che si sentiva come se non avesse digerito. Mi ha chiamato Massimo Romagni, io ero in macchina, stavo andando in ufficio. Contemporaneamente mi stava chiamando anche mia moglie che l'aveva saputo. E siamo andati giù in cucina, io gli ho dato la camomilla, però continuava a sentirsi non bene, ecco. È stato il giorno peggiore della mia vita. E ad un certo punto, mentre era appoggiato al tavolo, si è spento. Alberto Ligero è morto la notte tra l'1 e il 2 gennaio 2013 per infarto cardiaco. Aveva 48 anni. E dopo io mi ricordo soltanto di aver dormito, mi sono accoccolata vicino a lui fino al giorno dopo, perché questo è successo alle 4:30. In quei primi 2 giorni ero concentrata a organizzare il funerale, a cercare di tamponare un attimo lo shock, e poi non mi ricordo più niente. Poi dei mesi,
2 o 3 mesi successivi non ho praticamente memoria. So di aver fatto del lavoro che era in sospeso dopo le vacanze di Natale, ma non mi ricordo niente. Non ho mai visto un funerale del genere, cioè non ho mai sorriso tanto in un giorno tanto deprimente. È stato bello, non è forse il termine giusto, ma è stato un abbraccio collettivo, letteralmente. Non ho mai partecipato a un funerale del genere, né prima né dopo. È come se quel funerale fosse una specie di convention, e come avviene nelle convention collaboravamo tutti alla miglior riuscita possibile. È stata una giornata intensa, ma di cui ricordo assolutamente il calore umano. E secondo me la miglior colonna sonora che poteva desiderare Alberto era Amazing Grace, la canzone che accompagna la cerimonia funebre di Spock in Star Trek 2. È paradossale l'atmosfera di quella giornata. C'era gente in lacrime che sorrideva però. Solo che io ero in chiesa e non avevo idea di dove trovare lo spartito di Amazing Grace, ed è lì che ancora una volta è venuta fuori l'iniziativa e la collaborazione dei Trekker. Infatti un amico aveva un tablet e gli ho chiesto: senti, ma puoi cercare su internet lo spartito di Amazing Grace? Tutto questo durante la cerimonia. E quindi ho voluto che l'ultimo passaggio su questa terra di Alberto fosse come aveva sempre vissuto, cioè insieme agli amici a fare un raduno tutti in uniforme con, per quanto possibile, insomma, quel senso di famiglia e di gruppo che avevamo sempre avuto. Beh, lì hai visto, secondo me, quanta gente volesse bene ad Alberto. Io ho visto della gente che non vedevo da 10 anni, insomma. Ho voluto fare foto e ho voluto fare video per la stessa ragione per cui Alberto faceva video, perché questa è una cosa che mi ha passato in un certo senso, il voler fissare i momenti cruciali, belli o brutti. E quindi mi sono detta: no, voglio i ricordi, voglio sapere, voglio che questo momento, anche perché avevo paura di dimenticarmi, proprio come ho dimenticato i 3 mesi successivi al funerale, avevo paura di dimenticarmi quel momento, e siccome fa parte della mia vita, anche se è un brutto momento, però è la chiusura del cerchio della mia avventura con Alberto, non volevo che sfumasse nella memoria, volevo tenerlo. Ci siamo messi a un angolino, abbiamo cercato lo spartito di Amazing Grace, l'ha tirato fuori, l'ha ingrandito quanto più poteva sul tablet, l'abbiamo portato all'organista e abbiamo detto: puoi suonarla questa da questo tablet leggendola qua? E alla fine della cerimonia sono partite le note di Amazing Grace. Alberto, com'è andata la convention? Bene, sono contento. Io non ho frequentato molto Alberto perché eravamo tutti e due presi a fare 2 parti diverse dalla convention. Le rare volte che ho avuto l'occasione di trovarlo tranquillo e di poterci sedere insieme, era come stare con una persona che hai sempre conosciuto. Alberto Lisiero è stato, sì, un padre, in un certo senso. È molto difficile parlare di qualcuno che non c'è più senza immediatamente scadere nell'elegiaco. È molto facile dare l'impressione di parlare bene di qualcuno perché purtroppo non è più qua. Ma onestamente, se racconto di Alberto come parlavo di lui quando era tra noi, quando era in vita, non so come non parlarne bene. È stato molto generoso con me, è stato molto divertente. In certe cose non ci trovavamo, però questo non è mai stato un problema. Per me Alberto ha significato riuscire a capire che ti puoi aprire senza doverci perdere.
ma anzi forse guadagnare qualcosa. Negli anni abbiamo combinato di tutto, perfino viaggi all'estero, dove lui filmava il sedere dei miei attori preferiti. So che ti piace, quindi ti ho filmato anche tutte le parti... grazie. Questo era Alberto. E lui aveva questi orari di lavoro e di vita, per cui lavorava fino a tardissimo, fino alle 4 di mattina, e poi dormiva fino alle 2, aveva il fuso orario di New York. E io mi ricordo che gli preparai la stanza degli ospiti, poi lui intanto continuava a lavorare sul computer. Insomma, io andai a dormire dimenticandomi che c'era lui in casa. A tal punto era una presenza naturale che a un certo punto, l'indomani mattina, mi resi conto, non gli ho dato le lenzuola. Non diceva parolacce. Io gli dicevo: Alberto, ma una volta sola, dilla una parolaccia, di culo. No, sedere. No, io questa cosa proprio non riuscivo ad accettarla. Un cazzo, ti deve scappare. Almeno proprio, no. Accidenti, al massimo. Per me Alberto è sempre stata una presenza. Sai che c'è, anche se non lo vedi in giro, sai che c'è. E è anche per questo che mi manca. Perché anche se la conversazione non era magari frequente, tanta, assidua, era comunque sapere che c'era sempre quel punto di riferimento un po' fuori dal gioco, sopra le parti, spinto da questa passione assoluta per Star Trek, per la fantascienza in generale. Alle 4 di notte, se ti svegliavi con un'idea, un problema, e non sapevi cosa fare, potevi chiamare Alberto, che lui ti rispondeva e chiacchierava del più e del meno. E quindi era questa presenza, cioè lui c'era. E improvvisamente non c'è più stato. È bello ricordarlo con gli amici e tutto quanto, ma certe volte, veramente ogni tanto mi pare di vederlo. Il giorno che abbiamo saputo che Alberto non c'era più, abbiamo tutti avuto la sensazione di vuoto. La prima convention, dopo, alla cena, dove ci siamo trovati tutti insieme a mangiare, io avrei giurato di aver visto con la coda dell'occhio Alberto che si spostava fra i tavoli. Sono rimasto talmente impressionato da questa sensazione, io che solito sono quello che fa lo scettico, il debunker, eccetera, che poi ne ho parlato con altri e tutti quelli con i quali ne ho parlato mi hanno detto: sai che anch'io ho avuto la stessa sensazione. E la cosa mi ha impressionato talmente tanto che alla fine ne ho scritto un articolo per le scienze, in cui ho confessato questa mia sensazione, cioè io so di aver provato questa cosa e ho cercato una spiegazione. E forse la spiegazione è un processo automatico, sei abituato a avere Alberto fra i tavoli, se con la coda dell'occhio vedi una persona che ha più o meno la stessa fisionomia, che si muove fra i tavoli, cerchi di identificarla e questo ti dà la sensazione di aver visto un fantasma. E forse questa è la spiegazione per alcuni fenomeni paranormali. Però è stata un'esperienza, un'emozione fortissima. E ancora adesso questo ricordo non posso dire che mi perseguita, perché in realtà mi conforta. Cioè sapere che comunque dentro di me c'è una piccola simulazione di Alberto che continua a lavorare. E questo per me è forse una delle più belle eredità che una persona possa lasciare. Il ricordo di sé dentro tante altre persone. E dal 2013 lo Star Trek Italian Club è stato ribattezzato Alberto Lisiero, in memoria dell'ammiraglio che lo ha guidato per 27 anni. E così lo Stick Al è andato avanti. E grazie all'aiuto di una tracker un po' speciale è arrivato davvero molto, ma molto lontano. Avete visto questa fotografia? Si è diffusa la voce che sia fatta con Photoshop? No. È una foto autentica. Samantha ha realmente portato la divisa della Voyager sulla Stazione Spaziale Internazionale. È la prima divisa di Star Trek nello spazio. Samantha Cristoforetti, ingegnere, ex pilota militare,
È uno di quegli appassionati che nello spazio ha deciso di andarci davvero e nel novembre 2014 ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale diventando la prima donna italiana nello spazio e con sé ha portato un po' della sua passione. Ok, in realtà c'è altro. Se la regia è pronta... Ok! Signore e signori, non è Photoshop. Samantha ha accettato 2 anni e mezzo fa la nostra proposta di ricordare Alberto Lisiero portando dei gadget dello Star Trek Italian Club nello spazio. L'ha fatto molto volentieri, è stata contentissima di farlo, noi anche. Con questo Samantha ha dimostrato di essere una vera fan, ma soprattutto è riuscita a fare una cosa eccezionale. Lo stick è andato là dove nessun club è mai giunto prima. Le foto che vi ho fatto adesso dal palco verranno mandate ora, in tempo reale, alla Stazione Spaziale Internazionale dove Sam le riceverà. E pensare che nasce tutto dalla passione per una semplice serie TV di fantascienza, con alieni improbabili e fondali dipinti. Chi ama la fantascienza è capace di immedesimarsi in un altrove. La fantascienza colpisce l'immaginazione di quelle persone che non si trovano, almeno per esperienza personale, esattamente a proprio agio col proprio ambiente, no? In tutti coloro che pensano molto al futuro, per me deve esserci un livello di disagio nel presente. Noi siamo tutti un po' così ed è questo il bello. A mia figlia, per esempio, non piacciono molto le Barbie, non piacciono molto i vestitini frufru. Lei ogni tanto me lo dice: mamma, mi hanno detto che sono strana. E io le ho detto: guarda che essere strani è una cosa buona, perché non siamo tutti uguali. Non siamo quelli col pigiamino che non vogliono crescere, ma anzi, siccome siamo cresciuti bene, abbiamo voglia di divertirci e di distrarci senza dimenticare quello che siamo. Le convention le considero ormai un punto fisso dell'universo, o perlomeno del mio universo personale. È partito come un gioco, poi ovviamente è stata veramente la base con cui si è sviluppata praticamente poi la mia vita negli ultimi 25 anni, perché da lì sono nate tutte le amicizie, da lì è nata anche la mia famiglia, perché poi io mi sono sposato grazie a Star Trek, anche allo stick in qualche modo. Mi ha fatto compagnia nella vita diventando adulta, non è una cosa da poco. Star Trek ci aiutava a non essere soli perché era il nostro compagno, però poi ci ha insegnato che c'erano altre persone che vedevano in Star Trek il loro compagno e abbiamo unito le nostre solitudini e siamo diventati una famiglia, perché questo siamo. Tutti i giovani trekker che ho visto crescere, nascere e passare alle Stick-On per me sono dei figli. Cioè, la famiglia dei trekker per me è veramente la mia famiglia. Molti di noi lo dicono, è come se fosse una seconda famiglia. Cioè, quando c'è qualcosa che non va, tu comunque hai sempre la sensazione di avere comunque un supporto dietro di persone che ci tengono a te, ma non soltanto perché si fanno gli scemi insieme appunto con l'orecchia a punta addosso, ma proprio persone che ci tengono a te come persona. Lo dico senza peli sulla lingua, mi hanno mandato dei soldi, mi stanno mandando dei soldi, mi stanno aiutando a sopravvivere per il buon cuore, per il senso di famiglia, il senso di appartenenza. Probabilmente non lo mandano a me, lo mandano a quello che io rappresento, all'ammiragliato, ai 30 anni di famiglia dello stick che abbiamo costruito insieme a Alberto. Però io non sono da sola. Giovanni Mongini, 75 anni,
storico del cinema di fantascienza, sposato con 2 figli, ambasciatore dello Star Trek Italian Club. Lunga vita e prosperità. Devi scansare tutti, per favore.